Salve carissimi, sono lieto di trovarvi in questo momento, di salutarvi anche con questa distanza virtuale. Magari un giorno ci troveremo personalmente, ma è un onore parlarvi su questo bellissimo aspetto della nostra vita redentorista che è il voto e giuramento di perseveranza. Andiamo un po' a capire un po' delle storie. Andiamo a ascoltare un po' delle storie. L'anno è 1740, il giorno 21 luglio. Ormai sono già passati più di 7 anni dalla fondazione. I primi anni della vita del nostro istituto non sono stati facili. L'istituto già aveva sofferto le prime perdite, sia di personale, sia anche la vita che era abbastanza povera. Ma nel cuore del nostro fondatore, di Sant'Alfonso Maria di Liguorio, la certezza dell'ispirazione divina del carisma. Il carisma è stato ispirato da Dio, andare verso gli ultimi della società e anche gli ultimi nella Chiesa. Nel cuore di Sant'Alfonso aveva la certezza che questo era una parola di Dio per lui. Così, nel giorno 21 luglio di quell'anno di 1740, dopo una predica, un'esortazione calorosa di Sant'Alfonso sulla bontà di legarsi a Dio nel tempo e nell'eternità, il piccolo gruppo dei confratelli, per essere più esatto, oltre Sant'Alfonso, sono 4 sacerdoti e 4 fratelli, questo piccolo gruppo decide di emettere il voto e il giuramento di perseveranza, consegnando questo voto e giuramento nelle mani del vescovo Falcoia. Penso che in questo momento in cui viviamo, questo tempo di postmodernità, uno degli aspetti purtroppo presenti è di una certa immediatezza. Noi viviamo in un tempo dove le cose devono venire, devono succedere secondo il nostro desiderio e la nostra volontà. Mi sembra che ci siamo dimenticati di gustare le storie, di subire anche le disillusioni delle storie, le frustrazioni delle storie. Di manca imparare che siamo all'interno di un processo di crescita. In vocaboli di spiritualità possiamo dire che forse ci siamo dimenticati di questa realtà di Dio che conduce e forma la storia nella sua bontà. Siamo dimenticati che per arrivare alla risurrezione Cristo ha passato anche per la croce, ha subito la passione. Nella spiritualità redentorista, emettere questo voto e giuramento di perseveranza significa imparare a fare una storia insieme a Dio, comprendendo, assimilando anche le frustrazioni, anche le cose belle, le cose difficili, le tristezze, le gioie. Sapere che alla fine c'è sempre Dio che ci aspetta nel suo amore e nella sua bontà. E è Lui che conduce la nostra storia. Quindi questa immediatezza postmoderna, che tutto deve venire nel nostro tempo personale, mi sembra che forma delle persone viziate, delle persone che non maturano, non crescono. Capire l'importanza del voto e giuramento di perseveranza significa imparare dalle storie condotte da Dio. Sapere che il nostro carisma è stato ispirato dal Signore e che anche se le situazioni in questo momento sono difficili per noi, c'è qualcosa da imparare. Se anche se in questo momento le vocazioni calano, se in questo momento ci facciamo delle domande sul nostro carisma,
è movimento dello spirito, capire e imparare anche delle cose brutte. Il nostro tempo ci insegna ad essere vincitori ad ogni costo, in ogni forma. Dio ci insegna la costanza, la fiducia nel cammino che si fa con Lui. Credo che questa è l'importanza più grande, consegnare la nostra vita nel Signore, avere fiducia che Lui conduce la nostra storia. Grazie per la vostra attenzione e un giorno, Dio volendo, ci troveremo personalmente.